Si affaccia questa signora in atelier e mi dice: che belle queste cose, ma sono solo in esposizione o sono in vendita? Questa seconda parte della frase me la dice un po' sottovoce, come se si stesse vergognando. C'è in Italia, per fortuna non per tutti, perché altrimenti non avrebbe senso fare questo lavoro, un po' quasi una vergogna proprio a unire l'arte al denaro, come se la cosa fosse offensiva. In realtà probabilmente se io sto là con le mie sculture in uno studio di cui probabilmente pago l'affitto e le utenze, oltre a tutte le altre spese, evidentemente sono là per vendere le mie sculture. Io mi sono domandata a lungo del perché di questa cosa, perché onestamente la vedo solamente in Italia, almeno dei paesi che conosco. Non ho viaggiato tutto il mondo, però magari chissà, in futuro, e vi saprò dire. Io credo che dipenda dal fatto che in Italia abbiamo molti musei e poche gallerie d'arte. Molti musei nei quali naturalmente si va come visitatori per guardare, e non è che tu vai alla Cappella Sistina e, e pensi che ti puoi portare a casa la creazione di Adamo da mettere in salone. In altri paesi che magari hanno meno arte antica, moderna, eccetera, eccetera, ci sono sì musei, però ci sono anche tante gallerie e c'è una diffusione capillare dell'arte contemporanea. Sì, qui ci sono delle grandi fiere con i soliti grandi nomi, qualcuno magari nuovo, ma comunque è un tipo di arte che difficilmente una persona normale con uno stipendio normale potrebbe portare a casa. Come sapete, io non amo molto questa concezione di arte elitaria, né tutta questa struttura che si crea nel mondo dell'arte, per cui spesso gli eventi prendono il sopravvento su quello che è il reale valore delle opere. Questa chiaramente è la mia opinione. C'è un po' quindi quest'idea dell'artista come, non lo so, ricco borghese che si diletta a dipingere, a scolpire. A me è accaduto spesso che mi si chiedesse che lavoro fa tuo marito. Questo è un altro discorso, perché sicuramente agli scultori non accade che qualcuno entri e dica che lavoro fa tua moglie. Questo è tutto un altro discorso che magari potremmo approfondire. Quindi quando vedete un artista che mostra la sua arte sui social o ha un piccolo studio come abbiamo noi, non c'è niente di male a chiedere il prezzo di qualcosa, anche perché spesso quel prezzo magari non è così difforme da delle stampe giganti che comprate ai grandi magazzini da mettere sulle vostre pareti, quei panorami di città che magari non avete mai visitato, copie di quadri di pittori famosi. Non sarebbe più bello avere qualcosa che è solo vostro? Un altro episodio che mi è capitato, questo recentemente, che mi fa capire che spesso non si comprenda che l'arte è un lavoro. Entra un signore e mi chiede se facciamo corsi per bambini. Io rispondo certamente, e lui intendeva dei corsi gratuiti. Ora, io non so come qualcuno possa pensare, sempre ritornando al fatto di ho uno studio, pago un affitto, delle utenze, le tasse, eccetera, che io stia là ad organizzare corsi gratuiti, che anche se volessi mettere a disposizione il mio tempo ci sarebbero comunque dei materiali e dei costi per questi corsi. Corsi gratuiti ne faccio a volte in occasione di eventi per promuovere i miei corsi, ma chiaramente non si tratta di corsi veri e propri, ma si tratta di piccole esperienze che offro. Oppure corsi gratuiti per chi ne usufruiva, li abbiamo organizzati quando per esempio abbiamo partecipato a bandi, ma noi venivamo pagati per fare questi corsi. E io mi immagino questo signore che entra in una scuola di lingue o decide di segnare i propri figli ad uno sport e va là presumendo che la partecipazione ai corsi di inglese piuttosto che a
agli allenamenti di calcio sia gratuita. Io non penso che sarebbe entrato veramente in una scuola di lingue con la stessa leggerezza e sicurezza di trovare qualcosa di gratuito, come è entrato da noi. Queste cose, diciamo che fino a qualche anno fa mi facevano arrabbiare, adesso no, però diciamo che rimangono sintomo comunque di una visione collettiva che andrebbe modificata. E penso che mano a mano fanno arrabbiare sempre di meno, perché secondo me all'inizio soprattutto fanno arrabbiare perché c'è una piccola parte dentro di noi anche che pensa di non meritarsi questa fortuna di fare un lavoro che ci piace. Viviamo in una società in cui l'idea del lavoro è quella di sacrificio estremo e anche qui si fanno molti sacrifici. Noi lavoriamo 7 giorni a settimana, spesso 13 ore al giorno. Ci occupiamo dei lavori, corsi, la promozione, tutto quello che c'è dietro anche. Ma non intendo questo sacrificio, intendo proprio l'idea del lavoro come un peso da portare. E questo video esce poco dopo il 1° maggio, che è la festa dei lavoratori, e sicuramente ci sono cose più importanti di cui parlare: i salari da fame, le morti sul lavoro, l'alternanza scuola-lavoro, in cui comunque si abituano i nostri ragazzi proprio a quest'idea del lavoro, sacrificio, ai morti nell'alternanza scuola-lavoro, che è qualcosa di assurdo, al tasso di disoccupazione. Insomma, ci sono cose serie di cui parlare, molto più serie di qualcuno che si affaccia nello studio e dice qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Però forse dire queste cose significa anche cambiare un po' questa mentalità, anche questa rassegnazione del dire non farò mai quello che mi piace nella vita. Ci avete mai fatto caso da bambini quando ci chiedono cosa vorresti fare e tu dici il pompiere, l'astronauta, la ballerina, la cantante lirica e gli adulti sorridono? E forse è un sorriso un po' amaro, è un sorriso un po' amaro di qualcuno che ti sta facendo capire che questa cosa non avverrà mai. E invece può avvenire, con tanti sacrifici che però sono sacrifici diversi da quelli di una vita in un lavoro alienante e che non ci piace. Ci rendiamo conto che avremmo le potenzialità tecnologiche veramente per sostituire tanti lavori usuranti, alienanti, eccetera, eccetera, invece no, la tecnologia la utilizziamo per sostituire i lavoratori di lavori creativi. Vabbè, volevano essere 2 chiacchiere così e spero insomma che siano stati degli spunti interessanti.